Esattamente alle 8:32 di una soleggiata mattina del 2001, il presidente Bush lascia la sua stanza al Colony Beach Resort in Florida e sale sulla sua limousine presidenziale diretta a una scuola elementare locale. Il motivo di questa visita è la promozione di un nuovo programma educativo. In termini di priorità, questo è il tipo di evento che verrebbe dimenticato dalla storia. Tuttavia, pochi minuti prima dell'arrivo di Bush a scuola, un messaggio dell'ultima ora inizia a circolare. Un messaggio che cambierà per sempre il corso della storia. Alle 8:46 il volo 11 si schianta contro la torre nord del World Trade Center e la notizia di questo evento si diffonde in un modo fino ad allora storicamente senza precedenti. Solo 1 minuto e 28 secondi dopo l'impatto, una troupe televisiva della Fox va in onda. Jim, just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the South Tower of the World Trade Center. Alle 8:49 la CNN interrompe la programmazione per parlare dell'incidente, seguita da CNBC, ABC, NBC, CBS, Fox News e canali televisivi internazionali. In meno di 10 minuti, gli occhi di tutto il mondo erano puntati su New York City. Tuttavia, al momento non si sapeva nulla sulle cause e circolavano speculazioni su un possibile incidente anche a Sarasota, dove Bush si sta preparando per entrare a scuola. Accanto a Bush c'è l'addetto stampa della Casa Bianca Ari Fleischer, che per tutto il giorno prende appunti scritti a mano che rivelano come si è svolto l'accaduto in base alle prime ricostruzioni, mentre il capo dello staff della Casa Bianca, Karl Rove, informa il presidente dell'impatto poco prima che si diriga verso la scuola per l'evento. Mentre la nazione ascolta i conduttori televisivi che ipotizzano sulle possibili cause dello schianto, il presidente ascolta i bambini che leggono storie. C'è ancora la possibilità che si tratti solo di un tragico incidente, ma pochi minuti dopo questa possibilità verrà esclusa. Alle 09:03 del mattino il volo United 175 si dirige verso la Torre Sud. Sono trascorsi esattamente 2 minuti quando la notizia ha iniziato a circolare tra i giornalisti e lo staff della Casa Bianca, con il presidente ancora tra i pochi a non essere a conoscenza di ciò che stava accadendo, finché il capo dello staff della Casa Bianca non si avvicina all'orecchio di Bush e gli dice che un secondo aereo ha colpito la seconda torre. L'America è sotto attacco. A poche miglia di distanza, nello stesso momento, un Boeing 747, modificato dal governo statunitense, con il consueto nominativo di Air Force One, si prepara a riportare il presidente in un breve viaggio verso Washington D.C. Ciò che nessuno può prevedere a questo punto è che il presidente rimarrà su quell'aereo per molto più tempo del previsto. Dopo l'interruzione dell'evento scolastico, i vertici della Casa Bianca si sono riuniti in un'aula adiacente per un briefing dopo le notizie in TV, proprio come nel resto del paese, e un comunicato iniziale era stato preparato. Today we've had a national tragedy. Allo stesso tempo, l'aeronautica militare sta preparando la strada per un volo senza intoppi dell'aereo presidenziale. I need you guys to keep a good eye on Air Force One today and make sure that it gets priority. They're going to probably be taking off early here to come back to Washington, D.C. So is there any way that you can help us out on that? Yep. They're out of Sarasota. They'll be coming back probably in the next hour, I believe. Ma non è chiaro se Bush dovrà davvero tornare nella capitale in questa situazione, dato che gli attacchi alla nazione continuano. Mentre il presidente è nella sua limousine diretta all'aeroporto, viene informato di un altro attacco. This is coming at 9:43 Eastern Time. We're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. Circa 10 minuti dopo l'attacco contro il Pentagono, l'Air Force One sta per decollare da Sarasota. I servizi segreti avevano ricevuto segnalazioni di una persona con un dispositivo non identificabile vicino ad un'estremità della pista e si temeva che potesse trattarsi di un'arma. Anche se in seguito si scoprì che si trattava semplicemente di una telecamera, per precauzione, il pilota decise di girare l'aereo e decollare dall'altro lato della pista per non trovarsi nel raggio visivo di un possibile attentatore. A differenza del solito, l'aereo salì con un angolo di salita estremamente ripido, una manovra di sicurezza che può proteggere da attacchi a terra.
Mentre l'Air Force One continuava a guadagnare quota, dirigendosi verso la capitale, un altro aereo sopra lo spazio aereo statunitense era ancora sotto il controllo dei dirottatori. Il volo 93, inizialmente diretto a San Francisco, aveva cambiato rotta, avvicinandosi ora a Washington DC. Come si scoprì in seguito, i passeggeri di questo volo avevano sentito parlare degli attacchi a New York e avevano dato inizio a una rivolta contro i dirottatori, tentando di prendere il controllo. Alle 10:03, il volo 93 si schianta in un campo in Pennsylvania. Sebbene la rivolta non sia riuscita a salvare i passeggeri, ha comunque salvato delle vite impedendo ai dirottatori di raggiungere la loro destinazione. Nel frattempo, a bordo dell'Air Force One, infuria un acceso dibattito su dove il presidente dovrebbe volare in quel momento. Bush stesso aveva dato l'ordine di tornare a Washington, ma nel mezzo di una minaccia continua, i servizi segreti non erano intenzionati a correre il rischio. A Bush è stato impedito, o almeno fortemente scoraggiato, di tornare nella capitale. Invece, è stata scelta la base aerea di Boxdale, in Louisiana. Qui l'Air Force One può rifornirsi di carburante e può essere elaborato un piano a lungo termine per il luogo in cui il presidente può svolgere i suoi compiti in modo più efficace. Mentre l'aereo si dirige verso la Louisiana, aumentano anche le preoccupazioni sulla possibilità che l'Air Force One stesso diventi un bersaglio. Sebbene l'aereo sia dotato di flares e cortine fumogene per deviare radar e missili a guida termica, non ha modo di proteggersi da una collisione con un aereo di linea. Air Force One is filing a random route, by the way. Okay. We don't know where they've decided to go, but they still don't have a fighter escort. They still do not? That's correct. Holy cow. A questa preoccupazione si aggiunge il fatto che alcuni aerei non hanno risposto immediatamente alle chiamate dell'ATC, il che ha portato all'errata convinzione che potessero esserci altri 3 aerei ancora dispersi. Ogni aereo in cielo era visto come una possibile minaccia. E quindi l'Air Force One ha iniziato a salire a una quota di volo estremamente elevata, superiore alla normale quota di crociera per i voli commerciali, puntando fino a 45.000 piedi, in modo da poter evitare chiunque. Dato che i movimenti laterali di altri aerei sono più difficili da tracciare, l'Air Force One aveva questa quota a disposizione solo per lui. E poi, verso la fine del volo verso la Louisiana, l'Air Force One è stato raggiunto da 2 caccia decollati dalla Joint Reserve Base Arlington per scortare il presidente negli ultimi minuti. Durante il volo, le linee telefoniche normalmente stabili dell'Air Force One divennero inaffidabili, rendendo molto difficili le comunicazioni con la Casa Bianca, dove il vicepresidente Cheney era rifugiato in un bunker segreto. Quel giorno le reti di comunicazione in tutto il paese erano al limite delle loro possibilità, e l'Air Force One non faceva eccezione. Ed è stato proprio durante questo volo che è stato emesso un controverso ordine militare. Un ordine che ancora oggi è oggetto di discussione. Nel bunker sotto la Casa Bianca si temeva che un altro aereo dirottato stesse volando verso Washington DC. In seguito si è scoperto però che si trattava del volo 93, precipitato in Pennsylvania 10 minuti prima. Tuttavia le informazioni sull'incidente non erano ancora giunte alla Casa Bianca. E tra le 10:12 e le 10:18 al vicepresidente Cheney è stato chiesto se quell'aereo dovesse essere abbattuto se avesse continuato a dirigersi verso la capitale. Secondo i testimoni e secondo la biografia di Cheney, egli ha risposto senza esitazione e ha dato il via libera all'abbattimento dell'aereo commerciale che rappresentava un pericolo. Il problema di un simile ordine, tuttavia, è che Cheney, in quanto vicepresidente, non faceva parte della catena di comando militare. Secondo questa gerarchia, infatti, un tale ordine deve provenire dal presidente, con l'unica eccezione del segretario alla difesa, Donald Rumsfeld, secondo in linea di successione dopo il presidente. Rumsfeld però non era raggiungibile perché si trovava al Pentagono, a sua volta bersaglio di un attacco, ed era impegnato con le operazioni di soccorso sul posto. Nella stessa stanza di sicurezza di Dick Cheney, quando diede quell'ordine, c'era il vice capo di gabinetto della Casa Bianca, Joshua Bolten. Dopo aver impartito l'ordine, Cheney gli chiese immediatamente di chiamare il presidente per confermare l'ordine. Così l'Air Force One venne contattato alle 10:18 per parlare con il presidente. Secondo il rapporto dell'inchiesta, questa telefonata durò 2 minuti, il che coincide con gli appunti presi da Ari Fleischer alle 10:20. Questi appunti riportano la dicitura "autorizzato l'abbattimento se necessario". La domanda, tuttavia, rimane: il vicepresidente Cheney ha dato inizialmente un ordine che non aveva il diritto di impartire? Lui stesso lo ha negato e ha dichiarato di aver già confermato questo ordine in una precedente conversazione con Bush.
E in effetti, gli appunti di Fleischer mostrano che Bush e Cheney hanno parlato al telefono in precedenza, come si può vedere nella registrazione qui sopra alle 9:45. Tuttavia, non vi è traccia di una conversazione su un possibile abbattimento. Se i due ne abbiano parlato o meno non può essere chiarito con certezza. Dopo l'atterraggio alla base aerea di Barksdale, ha avuto luogo un briefing più dettagliato e il presidente si è nuovamente rivolto alla nazione. Freedom itself was attacked this morning. Mentre Bush pronuncia il suo discorso, il suo team di sicurezza e i consiglieri nazionali hanno pianificato una nuova destinazione. Il presidente è determinato a dirigersi alla Casa Bianca dicendo: «Voglio tornare a casa il prima possibile e non voglio che chiunque mi stia trattenendo mi tenga fuori Washington». Ma i servizi segreti non sono d'accordo e Eddie Marinzel, il principale agente segreto del presidente, afferma: «I nostri uomini sostengono che la situazione è ancora troppo instabile». Pertanto, alle 13:48, l'Air Force One decolla dalla base di Barksdale, diretto non a Washington ma alla base aerea di Offutt, in Nebraska. La ragione per cui hanno deciso di dirigersi lì è che questa base ospita il bunker Stratcom, un complesso sotterraneo immensamente protetto con avanzate capacità di comunicazione. Durante questo viaggio verso il Nebraska, l'Air Force One volava quasi completamente da solo nello spazio aereo americano. Già alle 9:45, un'ora dopo il primo attacco, è stata ordinata la chiusura completa di tutto lo spazio aereo statunitense. Dopodiché gli aerei hanno dovuto atterrare all'aeroporto più vicino possibile. Intorno alle 12:15, questa chiusura è stata completata, con tutta l'aviazione commerciale e generale a terra. Dopo l'atterraggio alla base aerea di Offutt, il presidente e il suo team si sono riuniti nel bunker che si trova a 12 metri sottoterra ed è costruito in modo da fornire protezione da qualsiasi attacco possibile. Oltre a un ampio centro di comunicazione, ci sono anche diverse altre stanze con uffici e persino camere da letto, in modo che questa stazione possa fungere da base notturna, se necessario. Alle 16:36 gli attacchi attivi contro la nazione sembrano essere terminati e la situazione di sicurezza consente al presidente di prendere il suo terzo volo della giornata. L'Air Force One è ora diretto alla Joint Base Andrews, ma anche questo volo è stato effettuato sotto enormi preoccupazioni, poiché i servizi segreti non solo si stavano preoccupando della sicurezza dello spazio aereo, ma anche di possibili minacce a bordo. Una preoccupazione non segnalata era che solo poche ore prima era arrivata una chiamata al centralino della Casa Bianca con un messaggio che aveva suscitato i peggiori timori. Il messaggio nella chiamata era Angel è il prossimo. Angel è il codice interno per l'Air Force One. Ciò che è particolarmente preoccupante è il fatto che questo codice non fosse di dominio pubblico, il che ha portato gli agenti dei servizi segreti a sospettare che qualcuno dall'interno stesse pianificando un attacco all'aereo. Di fronte a questo messaggio inquietante, i servizi segreti hanno deciso di posizionare permanentemente degli agenti nel corridoio dell'area presidenziale. In aggiunta, un altro agente fu posizionato vicino alla porta della cabina di pilotaggio, pronto a difenderla da eventuali intrusi. Dalle successive indagini sugli eventi dell'11 settembre, sembra che una serie di malintesi avesse portato a questa allerta e che queste parole non siano mai state pronunciate al telefono. Fu uno dei tanti falsi allarmi di quel giorno che aumentarono notevolmente la tensione a bordo dell'Air Force One. Alle 18:44, l'Air Force One atterra alla base aerea di Andrews. Da qui, il presidente, a bordo del Marine One, si recò alla Casa Bianca, dove si rivolse alla nazione dallo studio ovale quella stessa sera. Un semplice viaggio che avrebbe dovuto durare solo 2 ore e mezzo si trasformò in una staffetta tra Sarasota, in Florida, e la Casa Bianca, a Washington. In totale, ci vollero più di 9 ore, durante le quali migliaia di vite persero la vita in un attacco che avrebbe segnato i decenni successivi. Per quanto riguarda l'Air Force One, questo fu probabilmente il test più duro per le sue capacità di sicurezza mai effettuato. Molti dei protocolli si sono dimostrati efficaci e i piloti hanno preso decisioni per garantire la massima sicurezza. Allo stesso tempo, la giornata ha anche evidenziato debolezze, con un ritardo significativo prima che il volo venisse scortato, nonché confusione dovuta a false segnalazioni e a una rete di comunicazione inaffidabile. Tutti aspetti che sono stati migliorati negli anni successivi.
Grazie mille per essere arrivato fin qui. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti. Ci vediamo al prossimo video.